bentornati! Allora, ci siamo lasciati nell'ultima ricetta con la torta di zucca americana, la pumpkin pie, scusate la pronuncia, e oggi volevo fare un'altra ricetta sempre per questa festività e ho pensato di fare una crostata morbida al cioccolato, con la classica ragnatela fatta con il cioccolato bianco, insomma una cosettina carina ma soprattutto che fosse super golosa. E allora ci vediamo ingredienti e ricetta e come al solito durante il video vi darò qualche consiglio. Per fare questa crostata morbida io utilizzerò quello che viene chiamato lo stampo furbo, che sarebbe questo. Eccolo qui. Allora, come vedete ha un incavo centrale. Perché? Perché viene posta qui dentro l'impasto, dopodiché una volta cotto si gira, si sforma e si lascia in questa maniera. Quindi qui c'è la possibilità di metterci la crema e tutto quanto. Io questo l'ho comprato su Amazon, non mi ricordo adesso, stava intorno ai 10-12 euro, adesso non mi ricordo esattamente, però lo trovate nell'unboxing che feci un po' di mesi fa. Quindi se volete potete andare a vedere il video, lì sopra poi ci sono anche i collegamenti per acquistarlo, vedete voi. Altrimenti lo potete acquistare simile, non è uguale a questo, in qualsiasi supermercato e vi faccio vedere come. Eccolo qui. Come vedete anche questo ha qui un incavo centrale, un po' meno profondo rispetto a quell'altro, si fa la crostata qua dentro, morbida, e poi si sforma. L'ho comprato come vedete alla Coop, quindi lo potete acquistare tranquillamente e non c'è assolutamente problema, insomma lo trovate dappertutto, questa è la Coop ma lo troverete in qualsiasi altro supermercato. E allora cominciamo a fare subito questa crostata morbida. Rompete le uova in una ciotola grande e poi aggiungete lo zucchero e mescolate con una frusta elettrica fino a quando il composto non diventa chiaro e spumoso. Poi mettete l'olio di semi e il latte e continuate a mescolare. Mettete la mezza bustina di lievito insieme alla farina e al cacao amaro e mescolateli. Poi versateli nel composto delle uova e continuate a mescolare con la frusta elettrica fino a quando il composto non diventa bello cremoso. Prendete lo stampo e imburratelo o con lo staccante come ho fatto io oppure con del burro e della farina. Mettete il composto nello stampo e livellatelo e poi mettetelo nel forno preriscaldato. Nel frattempo spezzettiamo il cioccolato, sia al latte che fondente. Scaldate la panna in un pentolino fino a raggiungere il primo bollore. Appena fatto, versate la panna, poco per volta, sul cioccolato in una ciotola e mescolate per bene. Ricordatevi ogni qualvolta che tirate fuori un impasto, che può essere il pan di Spagna piuttosto che questa crostata morbida, ricordatevi di fare la prova a stecchino per vedere se è ben cotta. In questo caso lo stecchino deve uscire fuori asciutto. Sformate la crostata una volta raffreddata. Poi mettete la ganache premorata in precedenza e livellatela. Allora, io vi devo fare una confessione.
Avete visto quando ho messo la cioccolata che non si stendeva bene. Perché? Perché me l'ero dimenticata la ganascia all'interno del frigorifero. Doveva starci solo pochi minuti, invece mi sono messo a fare altre cose e me ne sono completamente dimenticato. Quando sono andato a metterla sopra non si spalmava bene e quindi la superficie non veniva liscia. Allora che cosa ho fatto per rimediare a questo errore? Ne ho scaldato un altro po' di panna, ho spezzettato un altro po' di cioccolato, sia cioccolato al latte che cioccolato fondente come prima, e poi ci ho versato la panna come ho fatto prima in pratica e l'ho risciolta, solo che questa volta l'ho lasciata stemperare un pochino a temperatura ambiente, ma circa 3-4 minuti. Dopodiché l'ho posata sopra, l'ho stesa bene, come avete visto adesso è diventata piatta e lucida. Adesso si sta freddando, così ultimeremo poi l'ultima decorazione. E quindi spero che vedendo questo mio errore possiate imparare e vedere anche come si può rimediare, come vi ho suggerito io in questo momento. Ora prepariamo la decorazione sciogliendo a bagnomaria il cioccolato bianco. Preparate la decorazione cominciando dal centro creando un puntino e mano a mano fare dei cerchi concentrici. E ora con uno stecchino create delle linee per tracciare la vostra ragnatela. E ora prendetevi una bella fetta e gustatevi questa vostra torta al cioccolato per Halloween. Allora, si vede che oggi era destino che la torta non mi venisse come doveva. Purtroppo avevo poco cioccolato bianco e comunque il cornetto non mi si è fermato bene, quindi ho perso un po' l'aderenza nel fare le righe. Tolto questo, la torta è buonissima perché io l'ho assaggiata e devo dire che veramente è molto molto golosa, poi con tutta quella cioccolata sopra, insomma non penso che non possa essere altrimenti. Mi dispiace solo per la decorazione perché non è venuta bene, perché poi avete visto io ho anche preparato il pentolone, anche il mignon con il fumo e tutto quanto, però se la rifate con le dosi che vi ho dato comunque viene benissimo. Dovete soltanto rimarcare un po' il discorso della decorazione, altrimenti non ce la mettete, mettete un po' di frutta fresca sopra, magari dei lamponi, visto che ci si abbinano molto bene, o delle fragole o i frutti di bosco qualsiasi, e sicuramente tirerete fuori qualche cosa di molto ma molto goloso. Un buon Halloween a tutti, soprattutto ai bimbi!